Ciao, vediamo come creare una composizione che può essere un logo oppure un logotipo o una singola lettera o addirittura un font intero con la funzione delle geometrie a righe. È una funzione molto semplice che consta di alcuni passaggi, ma comunque adattabile a ogni tipo di grafica. Utilizziamo naturalmente Adobe Illustrator. Andiamo a creare il nostro rettangolo alto in questo modo, solo con un colore di riempimento senza traccia. Lo possiamo fare di questa larghezza, poi lo andiamo a duplicare selezionandolo, quindi Alt più clic del mouse. Facciamo attenzione naturalmente che le linee guida sensibili siano attive, quindi naturalmente andiamo su Visualizza, guide sensibili. Questo ci permette di allineare perfettamente le nostre forme. Ora andiamo a duplicare ancora. Ora selezioniamo tutti e tre, naturalmente andiamo a fare una copia più veloce. Ricordiamoci sempre di allinearle perfettamente in modo che tutte le singole forme, quindi i singoli rettangoli, siano perfettamente coincidenti. Andiamo a creare in tutto un 18-19 rettangoli, quindi qui sono 6. Andiamo a moltiplicare per 3 questa forma, trascinando con il mouse. Ricordiamoci, Alt da tastiera più clic del mouse, oppure Mela più clic se utilizzate Mac. A questo punto andiamo a selezionare con lo strumento selezione diretta soltanto i rettangoli in mezzo, quindi quelli pari, in modo da dare un riempimento bianco ed ottenere quindi questo sistema di colore alternato, bianco nero bianco nero. Ricordiamoci soltanto il colore di riempimento. A questo punto dobbiamo rendere questa composizione a righe un pennello, quindi dal menu finestra apriamo il menu pennelli, poi qui sul menu a tendine andiamo a cliccare sul nuovo pennello. Un'accortezza: assicuriamoci di andare ad annullare un'impostazione importante dal menu preferenze che troviamo qui, modifica preferenze generali. Ricordiamoci di andare a deselezionare l'impostazione di ridimensiona tracce ed effetti, questo per evitare di avere problemi nel gestire la spazzola del pennello, in modo che l'utilizzo che andremo a fare sia uniforme e non sia soggetto a ridimensionamenti. Quindi deselezioniamo questa impostazione. Torniamo quindi sul menu pennelli, andiamo su nuovo, qui dal menu in alto a destra, selezioniamo pennello artistico, ok, gli diamo un nome, pennello artistico per geometrie a righe. Lasciamo le impostazioni di default, però assicuriamoci che la direzione sia qui verticale o in basso o verso l'alto, dopodiché diamo l'ok. Ed ecco qui il nostro pennello per geometrie. Ora trasciniamo questo insieme di rettangoli al di fuori dell'area di lavoro e andiamo a disegnare ad esempio un cerchio. Annulliamo in questo caso sia il colore di riempimento che la traccia, selezioniamo lo strumento ellisse e andiamo a disegnare un cerchio che sia naturalmente omogeneo nella dimensione. Per aiutarci possiamo fare tasto clic del mouse e il tasto appena al di sopra di Ctrl, quindi il tasto della freccia verso l'alto, sotto il tab. Ora selezioniamo il cerchio appena disegnato, apriamo il menu pannelli e facciamo un clic sul pannello artistico per geometrie. Ed ecco il nostro cerchio fatto appunto di tanti cerchi concentrici. Naturalmente possiamo gestire questa figura attraverso il cerchio centrale, quindi attraverso i suoi punti di ancoraggio, che sono questi 4. Ora, se volessimo tagliare questo cerchio in modo da, per esempio, ricavarne soltanto 3/4, quindi eliminarne 1/4, noi andiamo a selezionare lo strumento penna, aggiungi punti di ancoraggio,
e ci posizioniamo a metà strada tra questo punto e questo punto, in modo da andare a aggiungere un punto di ancoraggio qui. Dopodiché lo selezioniamo con lo strumento selezione diretta, assicuriamoci che sia abbastanza centrale e lo andiamo a eliminare. Ecco quindi che abbiamo ottenuto, eliminare con il tasto cance naturalmente, ecco che abbiamo ottenuto il 3/4 del cerchio iniziale. Ora naturalmente noi per sicurezza andiamo a fare una copia di questa figura, quindi con il tasto Alt e clic del mouse andiamo a fare una copia, in modo da conservare questa copia, la portiamo al di fuori della nostra area di lavoro. Torniamo qui, riselezioniamo con lo strumento selezione diretta il punto di ancoraggio, lo andiamo ad eliminare. A questo punto dobbiamo semplicemente copiare questo cerchio, questo 3/4 di cerchio, e duplicarlo. Dopodiché con il pannello rotazione lo andiamo a ruotare in modo da farlo coincidere ad esempio con questo appena creato, e poi lo portiamo su facendolo coincidere esattamente e perfettamente con il cerchio di partenza. Stiamo generando la nostra figura, ma naturalmente noi possiamo fare anche oltre. Copiamo e duplichiamo il nostro cerchio, possiamo selezionare questo punto di ancoraggio ed eliminarlo in modo da ottenere ad esempio solo metà cerchio. Dopodiché possiamo andarlo a ruotare di 90 gradi in modo da farlo coincidere con questo. Assicuriamoci naturalmente che le parti centrali, quindi il cerchio centrale e la linea centrale, sia coincidente sempre con la figura di appoggio. Per comodità possiamo naturalmente ingrandire la tavola da disegno con il tasto strumento tavola da disegno, in modo da poter gestire ancora meglio la figura che stiamo andando a creare. Andiamo quindi a completare la nostra figura, possiamo per esempio selezionare con lo strumento selezione i singoli cerchi tagliati, come vedete sono distinti perché non abbiamo raggruppato l'insieme degli oggetti, quindi io vado a duplicare questo ad esempio, lo voglio andare adesso a ruotare di 180 gradi in modo da portarlo qui e farlo coincidere con la parte bassa. Questo posso decidere di lasciarlo così o addirittura di farlo passare da sotto, selezionandolo e andando su ordina, porta sotto. Vado a duplicare questo stesso cerchio, lo vado a riflettere con lo strumento riflessione che trovo qui nel pannello strumenti, e naturalmente vedo in anteprima le riflessioni che mi interessano, in questo caso una riflessione sull'asse orizzontale, in modo da far coincidere il 3/4 di cerchio appena copiato con questo che si trova qui nella parte alta. Naturalmente assicuriamoci sempre di far coincidere perfettamente le figure che andiamo ad associare, quindi ad unire in questo modo. Anche qui posso andare a ordinare sotto, oppure posso addirittura ordinare sopra, quindi portarlo in primo piano in questo modo. Qui naturalmente vedo che per esempio la parte non è coincidente perché le linee sono praticamente non coincidenti con il relativo colore, quindi vede nero bianco, bianco nero, quindi allora posso andare a sopperire questa mancanza in questo modo. Ad esempio vado a copiare il cerchio, lo vado a duplicare, dopodiché lo vado a ruotare. Come vedete è semplicemente una questione di riflessione e rotazione. A questo punto
ottengo così una figura più omogenea naturalmente. Ora vado a prendere per esempio i rettangoli che non sono stati soggetti a rotazione, li seleziono tutti, vado a fare una copia, dopodiché con lo strumento rotazione li vado a ruotare di 90 gradi e porto qui ad esempio l'insieme dei rettangoli, in modo da farli passare per esempio da sotto e farli finire qui. Naturalmente questo è soltanto un esempio, le possibilità sono molteplici. Bene, abbiamo dato origine a una figura che naturalmente possiamo gestire come meglio crediamo, possiamo far finire, iniziare dove meglio crediamo, insomma anche qui, in modo da non dare spazio a finali vuoti, oppure posso addirittura ordinarlo in primo piano e quindi portarlo qui sopra e continuare la figura semplicemente andando a copiare e duplicare il cerchio sopra, dopodiché lo vado a riflettere, in questo caso in maniera verticale, poi lo vado a portare sopra, quindi in primo piano, e a collegare naturalmente alla parte rettilinea, in modo da dare un senso di continuità. Poi posso andare a duplicare di nuovo la parte dei rettangoli che ho utilizzato prima per creare appunto il pennello e andarla a collegare qui, in modo da dare una continuità più omogenea a questa figura. Bene, questa è una figura che possiamo tranquillamente ritenere chiusa, ma naturalmente, come dicevo prima, è solo una questione di fantasia o semplicemente di rispettare le nostre esigenze e quindi di creare qualcosa che sia in linea con il nostro obiettivo. Questo naturalmente è soltanto un esempio. Adesso vado a selezionare tutti i cerchi e quindi tutte le figure che ho unito grazie all'utilizzo del pennello, vado a raggruppare con il tasto destro, clicco, dopodiché vado a fare una rotazione per esempio di 90 gradi, clicco su ok, poi riseleziono tutto e trascino più centralmente all'interno della tavola da disegno la figura appena creata. Ora, se volessi dare un colore a questa figura, un colore che naturalmente tocchi le parti colorate, lasci intatte le parti bianche, allora io non devo fare altro che andare a creare un nuovo livello, portarlo sotto il livello appena copiato. A questo punto vado a generare per esempio un rettangolo, lo posiziono qui al di sotto, poi con lo strumento, con il pannello sfumatura, vado ad applicare una sfumatura che poi posso andare a personalizzare con 2 o 3 colori, questa è solo una scelta. Vado a selezionare sia lo sfondo che la figura fatta dai cerchi concentrici grazie all'utilizzo del pennello, dopodiché apro il pannello trasparenza, poi il menu a destra, vado a creare la maschera di ritaglio, da qui crea maschera di ritaglio, assicurandomi che sia selezionata l'opzione nuove maschere di opacità ritagliano, ed ecco applicata la sfumatura con i colori che abbiamo scelto alla nostra figura. Naturalmente io posso andare a personalizzare il colore applicato semplicemente intervenendo sul pannello sfumatura, selezionando il tutto e poi aprendo il pannello sfumatura e andando per esempio a cambiare i colori che sono selezionati. Naturalmente i cambiamenti che vedrò saranno non esattamente fedeli alla sfumatura, perché naturalmente c'è un intervento di maschera.
ed ecco applicata la nostra sfumatura alla figura. Possiamo oppure decidere di applicare soltanto un colore, quindi una tinta unica, netta, e fare in modo che quella attraversi tutte le forme, tutte le righe circolari e rettilinee che vanno a creare la nostra composizione. Naturalmente questo tutorial può tornare molto utile proprio per andare a creare, a disegnare un logo, per esempio, che deve seguire la direzione di una certa forma, o a ricalcare un disegno che abbiamo preventivamente creato. Ciao, ti ringrazio e alla prossima!